Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Lexi e oggi volevo andare a parlare di un post che ho visto su Instagram di una ragazza italo-canadese che parlava del modo in cui gli italiani dell'Italia sono molto aggressivi nei confronti degli italo-canadesi, italo-americani e via dicendo. Ricordava sostanzialmente che loro sono discendenti di emigrati e che hanno il diritto anche loro di sentirsi italiani. La risposta degli italiani sotto questo determinato post era sì, ma lo fate con arroganza, pretendendo di definire come italiane alcune tradizioni che sono esclusivamente vostre. Non vi rendete conto che quello che siete voi non è italiani, ma siete parte di un'etnia completamente diversa. Siete in realtà più simili a quella cultura che vi ha adottati rispetto a quella che è la cultura italiana, e nel momento in cui vi siete spostati in un altro paese avete perso, non conoscete quali sono le tradizioni italiane, le vere tradizioni italiane, e pretendete di dirci che le vostre sono le uniche vere tradizioni italiane, quando sono molto lontane da quello che viviamo noi tutti i giorni e da quello che noi consideriamo l'Italia. E credo che sia questo il punto forse più interessante, da quello che noi consideriamo l'Italia, da quello che noi vediamo che l'Italia è. E forse verrebbe da chiedersi se davvero non c'è spazio anche per questa cultura italo-americana che, seppur diversa dalla nostra, ha comunque le stesse basi. La critica che viene mossa è anche che spesso sono visioni stereotipate di quello che è il sud Italia e noi del nord non siamo neanche particolarmente considerati, cosa che ho notato anch'io, perché a volte si apprezza particolarmente anche quello che è per un italiano all'estero è visto come uno stereotipo negativo, e quindi forse c'è anche una sorta di conflitto che non è dovuta tanto al fatto che queste persone siano all'estero e siano appassionate dell'Italia, ma col fatto che portino avanti un qualcosa che a noi dà fastidio, un qualcosa che noi forse ci dà così fastidio perché effettivamente lo riconosciamo, aperta e chiusa parentesi. E nel vedere questo post non sapevo esattamente dove schierarmi, se poi si può parlare di schierarsi all'interno di questa questione, perché da un lato capisco questa ragazza che voleva sentirsi parte di una cultura dalla quale si vede rifiutata, e una cultura che lei considera le proprie radici e che però vede che non è disposta ad accettarla. E non deve essere facile, soprattutto crescendo lontani dall'Italia, da quello che era il mondo raccontato dai genitori, raccontato magari dai nonni con un certo entusiasmo, anche con una certa nostalgia. Vedersi appunto rifiutato non deve essere facilissimo, e allo stesso tempo capisco gli italiani che dicono sì, ma non prendiamoci in giro, quello che stai dicendo, quello che stai raccontando non è quello che siamo noi, è uno stereotipo, ci stai prendendo in giro alla fine, che non viene detto palesemente, non viene probabilmente neanche realizzato il fatto che ci si sente presi in giro, si sente solo questo senso di fastidio nei confronti di questa persona che dice di saperne di noi, ma poi presenta una versione che non riteniamo accurata, e quindi forse ci dà fastidio un po' la rappresentazione, non lo so cosa ci dia fastidio. E invece lo giro a voi, cioè cos'è che di questi espatriati, di questi seconde e terze generazioni all'estero che parlano dell'Italia dà tanto fastidio, da rifiutarli addirittura e da non lasciare spazio all'interno della nostra cultura, che nel momento in cui è cultura italo-americana c'è comunque un qualcosa di italiano, c'è comunque, è come quando si parla di appropriazione culturale, cioè che ci si chiude, e mi sembra che stiamo facendo un po' la stessa cosa, cioè che ci stiamo chiudendo invece che insegnare, invece che raccontare con educazione, perché non c'è bisogno di andare a insultare una povera ragazza che fa 2 post. Certo, a noi probabilmente fa anche sorridere, perché a volte ad esempio c'è stato quest'estate che tutti gli americani erano sconvolti dalla passeggiata all'italiana. Sono cose che onestamente per chi le vive tutti i giorni sono talmente normali, talmente scontate per noi, che vedere qualcuno che è sorpreso da queste cose, dal fatto che si prenda il caffè dopo pranzo, ecco, sono cose che lasciano un po' basiti, che ci chiediamo ok, va tutto bene. E non so, sto perdendo un po' il filo di questo video. Fatemi sapere voi se l'avete visto da qualche parte, se l'avete trovato, e soprattutto cosa ne pensate di questi italiani all'estero, queste seconde e terze generazioni di italiani, se meritano anche loro un po' di spazio all'interno della nostra cultura, se forse noi dovremmo allargarci un po', lasciare spazio anche a loro, e soprattutto magari raccontare le nostre tradizioni o cosa fare, come interagire per non arrivare proprio allo scontro come in questi casi, come giustamente questa ragazza lamentava.
Questo io vado a concludere, noi ci sentiamo tra qualche giorno con il nuovo video. Chiedo sempre la cortesia, se qualcuno ha voglia, se il mio canale piace, di aiutarmi a farlo un po' crescere condividendo questo o altri dei miei video. E con questo vado veramente a concludere, ci sentiamo tra qualche giorno.